La critica è uno degli argomenti più delicati che si possa trattare, perché è argomento di discordia. Nonostante tu, prova a pensare nelle relazioni interpersonali al lavoro, spesso si creano problemi quando uno critica l'atteggiamento, il comportamento o l'operato di un altro. E spesso anche quando tu hai un capo o hai una persona che ti sta gestendo e ti espone una critica, tendenzialmente quello che fa la maggior parte della gente è, prima di ascoltare la critica, iniziare a difendersi, iniziare a pararsi il culo. Perché? Perché sembra che questa critica intacchi te stesso, intacchi il tuo impegno, intacchi il tuo valore come individuo. Il giovane di successo invece sa che ogni volta che la vita gli offre una critica, c'è una lezione da imparare. Questo è importantissimo, indipendentemente da come ti venga fatta, perché sono d'accordo che a volte in certi ambienti che non sono così attenti, diciamo così, o sensibili all'essere umano, a quello che prova, vengono fatte delle critiche mostruose, delle critiche che attaccano la persona e non il concetto. E allora a quel punto devi essere abbastanza illuminato per accettare il buono che c'è, per accettare il contenuto. Il giovane di successo mette da parte l'ego, mette da parte l'orgoglio e sa che quando la vita gli sta offrendo questa cosa sotto forme strane, gli sta insegnando delle cose, gli sta insegnando che devi avere una grandissima autostima per prendere da una critica fatta male il succo positivo di una lezione da imparare. E proprio perché sa questo, il giovane di successo è in grado di fare le critiche, è in grado di dare il feedback. E allora ci sono due regole importanti che devi sempre tenere a mente. Quando tu fai un feedback, se senti che stai facendo quella critica perché stai sfogando la tua frustrazione, perché sei teso, perché sei arrabbiato, perché quella persona ha fatto un'azione che ha compromesso anche un tuo risultato e sai che sei incazzato, ti girano le palle, stai per affrontare quella critica, non farla. È accettabile che tu sia arrabbiato, non è accettabile che tu ti sfoghi con quella persona, perché creerà solo dei danni, perché non accetterà il feedback, perché creerà tra di voi distonia, creerà una frattura nel vostro rapporto di cui nessun rapporto ha bisogno. Punto 2, fai in modo che ogni critica, anche nei momenti più delicati, sia costruttiva. Quindi nel momento in cui tu hai trasformato la tua emozione, tu ti rendi conto che se è successo quella persona, probabilmente quella persona ha ottenuto quel risultato e c'è anche una parte di responsabilità tua. Perché se sei tu il boss di quella persona, se sei tu il responsabile di quella persona e quella persona ha fatto degli errori, anche tu hai fatto degli errori. Perché siete una squadra, siete insieme. Io quello che faccio sempre quando faccio una critica a qualcuno è pensare che la sto facendo anche a me. Pensare come vorrei che mi venisse fatta quella critica prima di farla. Cosa vorrei che quella persona ricordasse di me? E ti assicuro, negli anni sono cambiato. Ero molto fumantino all'inizio e non avevo nessun tipo di problema a dire esattamente quello che pensavo nei modi che mi venivano in mente. Sai qual è la differenza oggi? Oggi dico sempre lo stesso ciò che penso, ma ho cambiato il modo di fare feedback. È un modo più sensibile, è un modo più amorevole, è un modo più delicato se vuoi, ma altrettanto solido. Perché essere dolci e gentili non significa essere deboli. Questa è una cosa che ti devi ricordare sempre. Se diventi padrone della critica, sia in ricezione che in esposizione, ti assicuro che stai già un bel pezzo avanti per avere successo nella vita.